Lezione 1. Informazioni sui trasporti pubblici. Le informazioni alle fermate sono spesso davvero utili. Sì, può guidare i passeggeri su percorsi e orari. Grande. Ci sono orari specifici di cui dovrei essere a conoscenza nelle ore di punta? Decisamente. Conoscere gli orari di punta può aiutarti a evitare autobus o treni affollati. È utile. Rende anche il viaggio più piacevole quando è meno affollato. Sì, controllo sempre il programma prima di uscire. Assicuriamoci di tenere d'occhio gli aggiornamenti sui trasporti pubblici durante i nostri viaggi. Concordato? Renderà i nostri viaggi più fluidi ed efficienti. Non vedo l'ora di esplorare la città con tutte queste informazioni. Lezione 2. I parchi locali. Bene, c'è il Bellwood National Park, è noto per i suoi bellissimi sentieri e paesaggi. Sembra fantastico. Adoro fare escursioni nella natura. Sì. Il parco ha percorsi per tutti i livelli, quindi tutti possono divertirsi. Perfetto! Troverò un percorso adatto alla mia esperienza. Inoltre, i panorami dall'alto sono mozzafiato. Non vedo l'ora di vederli. La natura ha sempre un modo per rinfrescare lo spirito. Pianifichiamo insieme una gita di un giorno per esplorare Bellwood. Mi piacerebbe. Sarà una fantastica fuga dalla città. Sono entusiasta di godermi un po' di tempo all'aria aperta con te. Lezione 3. Segnali sociali. Una faccia sorridente o un sorriso stampato dopo la loro osservazione possono indicare cordialità. Sì, è un segnale sociale importante. Aiuta a dare un tono positivo alle conversazioni. Esattamente. Segnala che la persona è accessibile e aperta. Trovo che un sorriso genuino possa rompere il ghiaccio in ogni situazione. Assolutamente. Crea un'atmosfera accogliente e incoraggia il dialogo. Ricordiamoci di usare questi segnali quando incontriamo nuove persone. Decisamente. Può fare una grande differenza nel modo in cui ci connettiamo con gli altri. Non vedo l'ora di utilizzare questi suggerimenti nella nostra prossima uscita sociale. Anche io. Le interazioni positive possono portare a grandi amicizie. Lezione 4. Cena di successo. Sì, l'ho fatto. C'è voluto un po' più tempo del previsto, ma ho trovato tutto quello di cui avevo bisogno. È fantastico sentirlo. Cosa stavi preparando per cena? Ho deciso di provare una nuova ricetta per il soffritto con tante verdure fresche e pollo. Sembra delizioso. Sei riuscito a procurarti tutti gli ingredienti? Assolutamente. Ho anche trovato delle salse uniche per aggiungere sapore in più. Adoro quando diventi creativo in cucina. Qual è il tuo segreto? Penso che pianificare in anticipo abbia fatto una grande differenza questa volta. Questo è un approccio intelligente. Aiuta a evitare lo stress dell'ultimo minuto. Esattamente. Sono entusiasta di vedere come andrà a finire. Lezione 5. Esperienze di viaggio. Viaggiare all'estero è sempre stata una vera avventura per me. E tu? Sei stato in un posto interessante di recente? Sono stato in alcuni paesi, ma voglio esplorarne ancora di più.
È meraviglioso! Ogni paese ha la sua cultura ed esperienze uniche. Sono d'accordo. L'ultimo viaggio che ho fatto è stato in Italia ed è stato indimenticabile. L'Italia è fantastica. Il cibo e la storia sono semplicemente incredibili. Sì. Ho provato a fare la pasta da zero dopo quel viaggio. Sembra divertente. Cucinare è un ottimo modo per rivivere i ricordi di viaggio. Pianifichiamo un viaggio insieme qualche volta, sarebbe così divertente. Lezione 6. Preparazione al viaggio. Va bene, mi assicurerò di farlo prima di andare. C'è altro che dovrei sapere prima di partire? Sì, assicurati di controllare le previsioni del tempo per la nostra destinazione. Buona idea. Può davvero influenzare ciò che immaginiamo. Inoltre, è utile avere una mappa locale o scaricare un'app per la navigazione. È un ottimo consiglio. Perdersi può essere piuttosto frustrante. Esattamente. Pianifichiamo anche il nostro itinerario per massimizzare il tempo che dedichiamo all'esplorazione. Non vedo l'ora. Pianificare in anticipo fa sembrare tutto più organizzato. Faremo un viaggio fantastico insieme. Lezione 7. Problemi di corruzione. La corruzione è un problema serio in molti paesi del mondo. Sì, mina davvero la fiducia nel governo e nelle istituzioni. Esistono diversi tipi di pratiche di corruzione che possono verificarsi. Assolutamente. La corruzione e l'appropriazione indebita sono solo un paio di esempi. È scoraggiante vedere come influisce sui cittadini comuni. Sì, può portare alla disuguaglianza e alla mancanza di accesso ai servizi di base. Affrontare la corruzione richiede una leadership forte e trasparenza. Sono d'accordo. Anche la sensibilizzazione e l'educazione sono fondamentali per combattere questi problemi. Continuiamo a discutere di questo argomento, è importante che tutti lo capiscano. Lezione 8. Esperienza di pendolarismo. Hai preso l'autobus per andare al lavoro oggi? Già, il traffico era pessimo. Ci è voluto molto più tempo del solito. Posso immaginare. L'ora di punta può essere una vera seccatura. Assolutamente. Vorrei che ci fossero opzioni di trasporto pubblico più efficienti. Sono d'accordo. Un sistema affidabile renderebbe il pendolarismo molto più semplice. Speriamo che lo migliorino presto. È essenziale per così tante persone. Nel frattempo, dovremmo trovare modi per rendere i nostri spostamenti più piacevoli. Sì, forse possiamo ascoltare podcast o audiolibri mentre viaggiamo. Ottima idea. Farà sicuramente passare il tempo più velocemente. Lezione 9. Sviluppo delle competenze. È importante sviluppare regolarmente le competenze. Sembra una buona idea. Su quali competenze ti stai concentrando? Sto lavorando per migliorare le mie capacità di comunicazione e leadership. Quelli sono essenziali. Possono avvantaggiarti sia nella vita personale che professionale. Esattamente. Credo che l'apprendimento continuo sia la chiave per la crescita. Mi sto concentrando sulle mie capacità di gestione del tempo e di organizzazione. Anche quelli sono preziosi. Aiutano ad essere più produttivi.
Manteniamoci reciprocamente motivati nel nostro percorso di sviluppo delle competenze. Assolutamente. Condividere i nostri progressi può portare a miglioramenti ancora maggiori. Lezione 10. Piani della spiaggia. Sto pensando di andare al mare questo fine settimana. Sembra fantastico. Ti spiace se mi unisco a te? Affatto. Più siamo, meglio è. Non vedo l'ora di rilassarmi in riva all'acqua e prendere un po' di sole. Esattamente. Sarà una bella pausa dai nostri impegni. Hai qualche piano specifico per quello che faremo in spiaggia? Ho pensato che potremmo portare degli snack e magari giocare a beach volley. Sembra divertente. Adoro essere attivo e godermi la vita all'aria aperta. Assicuriamoci di mettere in valigia tutto ciò di cui abbiamo bisogno per una giornata perfetta. Lezione 11. Approfondimenti sulla biblioteca. Ho davvero imparato molto dai libri della biblioteca che ho letto di recente. È meraviglioso. Che tipo di libri prendi in prestito di solito? Mi piace un mix di narrativa e saggistica, ognuno offre una prospettiva diversa. Sono d'accordo. La narrativa ti permette di scappare, mentre la saggistica insegna lezioni preziose. Esattamente. Per me è sempre importante riportare i libri indietro in tempo. È un'ottima abitudine. Garantisce che anche gli altri possano goderne. Inoltre, restituire i libri in tempo è gratificante, come completare una piccola missione. Assolutamente. Hai un libro preferito che hai letto dalla biblioteca? Sì, ce n'è uno che ha cambiato completamente la mia visione della vita. Lezione 12. Costruzione della spiaggia. Trascorrere del tempo in spiaggia è sempre un'esperienza rinfrescante, non è vero? Assolutamente. C'è qualcosa di magico nel suono delle onde e del sole. A proposito, hai qualche consiglio su come costruire un robusto castello di sabbia? Sì, ho imparato che la chiave è usare la sabbia bagnata per una struttura migliore. Ha senso. La sabbia bagnata tiene insieme molto meglio della sabbia asciutta. Esattamente. Inoltre, riempire bene la sabbia aiuta a mantenerla in forma. Me lo ricorderò la prossima volta. Che ne dici di decorarlo? Conchiglie e alghe possono aggiungere un bel tocco al tuo castello di sabbia. Sembra creativo. Adoro il modo in cui riusciamo a rendere unici i nostri castelli. Lezione 13. Routine yoga. Recentemente ho iniziato a incorporare lo yoga nella mia routine. È fantastico. Quanto spesso pratichi yoga ogni settimana? Il mio obiettivo è 3 sessioni di yoga a settimana per mantenere l'equilibrio e la flessibilità. È un grande obiettivo. Segui qualche stile specifico di yoga? Mi piace l'Hatha Yoga per la sua attenzione alla respirazione e all'allineamento. Hatha è meraviglioso per i principianti, aiuta davvero con la consapevolezza. Sì, mi sento più centrato e rilassato dopo ogni sessione. Questa è la bellezza dello yoga. Non solo rafforza il corpo ma anche la mente. Esattamente. Incoraggio tutti a provarlo almeno una volta. Lezione 14. Comprensione condivisa. Sono davvero felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda riguardo a questo progetto. Sì, è importante avere obiettivi condivisi per andare avanti. Decisamente.
La collaborazione rende l'intero processo più fluido e piacevole. Non posso essere più d'accordo. Quando entrambe le parti sono allineate, la creatività fiorisce. Esattamente. È sorprendente come la sinergia possa portare a risultati fantastici. Così vero. Hai pensato a come possiamo realizzare le nostre idee? Sì, credo che iniziare con una sessione di brainstorming sarebbe utile. Sembra un piano solido. Sono entusiasta di vedere dove ci porterà. Anche io. Insieme possiamo realizzare grandi cose e avere un impatto reale. Lezione 15. Esplorare insieme. Recentemente ho fatto un'avventura con un gruppo di amici. Sembra eccitante. Dove siete andati tutti? Abbiamo esplorato un parco nazionale ed è stato molto divertente scoprire nuovi sentieri. Scommetto. C'è qualcosa di speciale nell'esplorare la natura con gli amici. Sì, condividere quelle esperienze le rende ancora più memorabili. Decisamente. Avete provato qualche attività mentre eravate lì? Abbiamo fatto delle escursioni e abbiamo anche fatto un picnic in riva a un bellissimo lago. Sembra idilliaco. La natura riesce ad avvicinare le persone. Esattamente. È incredibile quanta gioia possa derivare da attività così semplici. Lezione 16. La lingua nell'università. Frequentare l'università può essere una vera esperienza, soprattutto per quanto riguarda la lingua. Sì, ho sentito che il francese è la lingua ufficiale di insegnamento in molte istituzioni. È corretto. Tuttavia, anche l'inglese è ampiamente utilizzato, il che rende più facile per molti. È interessante come la lingua possa plasmare l'esperienza universitaria. Assolutamente. Essere bilingue può offrire tantissime opportunità agli studenti. Sono d'accordo. Aiuta a comprendere diverse prospettive nell'istruzione. Inoltre, migliora le capacità comunicative, che sono vitali nel mondo di oggi. Esattamente. Pensi che imparare più lingue sia essenziale per avere successo? Sì, credo che consenta agli individui di prosperare in un ambiente globalizzato. Lezione 17. Tesori domestici. Adoro esplorare diversi tipi di tesori quando decoro la mia casa. È vero. È sorprendente come sedie, lampade ed elettrodomestici possano trasformare uno spazio. Assolutamente. Ogni pezzo racconta una storia e aggiunge carattere al tuo ambiente. Sì, e non dimenticare libri e dischi, portano personalità in una stanza. Esattamente. Mi piace sempre esporre i miei libri preferiti ben in vista sugli scaffali. È un'ottima idea. Invita alla conversazione e riflette i tuoi interessi. Adoro anche incorporare dipinti per creare un'atmosfera vibrante. Sì, l'arte ha la capacità di rendere uno spazio più vivo e invitante. Che ne dici dei vestiti? Penso che possano anche migliorare l'arredamento generale. Lezione 18. Gli intriganti anni 20. Gli anni '20 furono un periodo storico affascinante, pieno di colpi di scena. Sono d'accordo. Fu un'epoca segnata da importanti cambiamenti culturali e sociali. Sì, la moda e la musica dell'epoca sono particolarmente intriganti.
Decisamente. La musica jazz emerse e divenne un genere determinante di quel decennio. E non dimentichiamoci dell'ascesa della cultura flapper, è stato rivoluzionario. Assolutamente. In quel periodo le donne cominciarono ad esprimersi più liberamente. È interessante come le norme sociali siano state sfidate in modo così audace. Sì, gli anni '20 hanno davvero posto le basi per le generazioni future. Chi è il tuo personaggio storico preferito di quell'epoca? Lezione 19. Cambiare i modelli. È interessante come le norme sociali relative alle relazioni possano cambiare nel tempo. Sì, storicamente alcuni comportamenti erano considerati piuttosto promiscui. Esattamente. Tuttavia, questo modello si è invertito leggermente negli ultimi anni. È affascinante vedere come si evolvono gli atteggiamenti nei confronti delle relazioni. Sì, le persone stanno diventando più aperte riguardo all'amore e all'intimità. È vero, la comunicazione e la comprensione stanno diventando essenziali. Credo che questo cambiamento rifletta anche cambiamenti più ampi nella società. Assolutamente. È importante avere conversazioni su questi argomenti. Sì, discutere di questi argomenti può aiutare ad abbattere le barriere. Lezione 20. La comodità della colazione. Sono rimasto piacevolmente sorpreso di scoprire che la colazione è inclusa nel prezzo della camera. È molto conveniente. Rende il soggiorno ancora più piacevole. Sì, iniziare la giornata con una buona colazione può dare un tono positivo. Sono d'accordo. Ci sono prodotti specifici nel menù della colazione? Offrono una varietà, tra cui frutta, pasticcini e piatti caldi. Sembra delizioso. Adoro una colazione abbondante per alimentare la mia giornata. Assolutamente. È un ottimo modo per dare il via alle tue attività mattutine. Non vedo l'ora di provarlo. È sempre bello avere delle opzioni. Sì, e condividere la colazione con gli amici lo rende ancora migliore. Lezione 21. Apprezzamento della natura. Mi assicuro sempre di prendermi del tempo per apprezzare la bellezza della natura che ci circonda. Lo stesso qui. È come una boccata d'aria fresca che ringiovanisce l'anima. Esattamente. Il solo fatto di stare fuori può sollevarmi il morale e schiarirmi la mente. Sì, e trovo che mi aiuti a riflettere più chiaramente sui miei pensieri. La natura riesce a mettere tutto in prospettiva, non è vero? Assolutamente. Adoro il modo in cui ogni stagione porta con sé il suo fascino unico. Giusto. I colori vivaci in autunno sono particolarmente sorprendenti. Non potrei essere più d'accordo. È un momento perfetto anche per la fotografia. Sì, catturare quei momenti li rende ancora più speciali. Lezione 22. Celebrare i risultati. Una folla enorme è venuta a vederla il giorno successivo all'evento. Sembra incredibile. Deve essere stato fantastico ricevere un tale sostegno. Sì, e 2 giorni dopo c'è stata una sfilata in suo onore per le strade. Oh, una parata è un ottimo modo per celebrare i risultati ottenuti. Lo è davvero. L'atmosfera doveva essere elettrica per l'eccitazione.
Posso solo immaginare la gioia sul suo volto durante una celebrazione così grandiosa. Sì, è un momento che custodirà per sempre, circondata dai suoi fan. È stimolante vedere quanto il duro lavoro possa portare a tale riconoscimento. Decisamente. Eventi come questi motivano gli altri a perseguire i propri sogni. Lezione 23. Definizione degli obiettivi. Per cominciare, fissare una settimana per concentrarsi sulla crescita personale è un buon obiettivo. Sono d'accordo. È essenziale dedicare tempo al miglioramento personale. Offrono sessioni di gruppo per motivarsi durante quella settimana? Sì, le sessioni di gruppo possono fornire incoraggiamento e responsabilità. È fantastico. Condividere le esperienze spesso rende il viaggio più facile. Assolutamente. Crea un senso di cameratismo tra i partecipanti. Inoltre, imparare dagli altri può stimolare nuove idee e prospettive. Sì, è meraviglioso come la collaborazione possa migliorare la crescita personale. Sono entusiasta di vedere quali approfondimenti possiamo ottenere da queste sessioni. Lezione 24. Tenerti informato. Se troviamo qualche informazione, ovviamente, ti avviseremo il prima possibile. È rassicurante. È importante rimanere aggiornati sulle novità rilevanti. Sì, soprattutto quando si tratta di decisioni che riguardano tutti noi. Sono d'accordo. Una comunicazione chiara aiuta tutti a sentirsi inclusi. Esattamente. È vitale per creare fiducia e trasparenza in ogni situazione. E sapere che saremo informati ci permette di pianificare di conseguenza. Sì, ci consente di prendere decisioni basate sugli ultimi aggiornamenti. Lo apprezzo. Promuove un ambiente collaborativo. Decisamente. Lavorare insieme migliora la nostra capacità di affrontare le sfide. Lezione 25. Destinazioni da sogno. Queste destinazioni rappresentano davvero una fantastica fuga dalla vita di tutti i giorni. Lo è davvero. La bellezza della natura può essere così rinfrescante. Forse un giorno potremo trasformare in realtà il nostro sogno di visitarli. Mi piacerebbe. Pianificare un viaggio insieme potrebbe essere un'avventura. Sì, esplorare nuovi posti crea ricordi indimenticabili. Assolutamente. È sorprendente come il viaggio possa ampliare i nostri orizzonti. Inoltre, provare la cucina locale aggiunge un ulteriore livello di divertimento. Sì, il cibo è una parte importante dell'esperienza di una nuova cultura. Posso già immaginare quanto ci divertiremmo esplorando e degustando. Lezione 26. Legami familiari. Mia sorella ed io siamo sempre stati molto uniti come famiglia. È adorabile. Avere un forte legame familiare è così importante. Sì, condividiamo molte esperienze e ci supportiamo a vicenda nella vita. È fantastico avere qualcuno che ti capisce così bene. Assolutamente. Trascorriamo spesso del tempo insieme, svolgendo attività divertenti. Sembra meraviglioso. Cosa vi piace di più fare insieme? Adoriamo andare al cinema o provare nuovi ristoranti. Questi sono ottimi modi per creare ricordi duraturi. Sì, e organizziamo anche serate di giochi in famiglia che sono sempre piene di risate. Lezione 27.
sostegno alla famiglia. Mi porta nell'arena a pattinare ed è sempre un momento fantastico. Sembra divertente. Il pattinaggio è un modo meraviglioso per legare con la famiglia. Sì, aiuta anche mia sorella con i suoi compiti e i suoi compiti. È bello avere qualcuno che sostiene i tuoi sforzi accademici. Rende l'apprendimento piacevole, il che è davvero importante. Assolutamente. L'incoraggiamento può fare una grande differenza nella motivazione. Inoltre, ci fa sempre ridere, il che alleggerisce l'atmosfera. Questo è essenziale. La risata avvicina le famiglie. Adoro quei momenti, creano un caldo ambiente familiare. Lezione 28. Consigli di viaggio intelligenti. È un'idea intelligente ricordarsi di rimuovere eventuali cinture o giacche prima di passare i controlli di sicurezza. Sì, accelera il processo e rende le cose più facili per tutti. Esattamente. È sempre meglio essere preparati quando si viaggia. Sono d'accordo. Piccole cose possono fare una grande differenza nell'esperienza in aeroporto. Inoltre, riduce le possibilità di dimenticare oggetti nel contenitore di sicurezza. Assolutamente. Rimanere organizzati è fondamentale durante il viaggio. E ci permette di concentrarci sul goderci il viaggio invece di stressarci. Sì, godersi il viaggio è l'obiettivo finale. Non vedo l'ora che inizi la nostra prossima avventura insieme. Lezione 29. La sicurezza prima di tutto. Che ne dici dei problemi di sicurezza mentre siamo in esplorazione? È sempre saggio rimanere in aree ben illuminate e fidarsi del proprio istinto. Assolutamente. Essere consapevoli di ciò che ti circonda è fondamentale. Sì, ed è importante avere un piano in caso di emergenza. Giusto. Mantenere i contatti di emergenza a portata di mano può garantire tranquillità. Sono d'accordo. È meglio essere preparati che pentirsi in seguito. Inoltre, viaggiare in gruppo può anche aumentare la sicurezza. Sì, l'unione fa la forza, soprattutto in luoghi sconosciuti. Sono felice che ne stiamo discutendo, è essenziale per un viaggio divertente. Lezione 30. Lunghe passeggiate e arte. Faccio spesso lunghe passeggiate nella natura, sono così rinfrescanti e pacifici. Sembra adorabile. Ti prendi mai il tempo per dipingere durante quelle passeggiate? Vorrei poter. Ammiro chi sa dipingere con l'acrilico o gli acquerelli. Entrambi i mezzi hanno il loro fascino e bellezza unici. Sì, ho visto dei paesaggi incredibili creati con l'acquerello. Catturano magnificamente l'essenza della natura. Posso immaginare quanto debba essere rilassante dipingere all'aperto. Assolutamente. È un ottimo modo per connettersi con l'ambiente circostante. Forse un giorno dovrei provare a dipingere, sembra un hobby appagante. Lezione 31. Soggiorno accogliente. Cominciamo dal soggiorno, abbiamo bisogno di un divano accogliente per renderlo invitante. Assolutamente. Un comodo divano può davvero creare l'atmosfera giusta per rilassarsi. E abbiamo sicuramente bisogno di un tavolino da caffè per completarlo, giusto? Sì, un tavolino è fondamentale per appoggiare bevande e snack mentre ci rilassiamo. Esattamente.
È anche un ottimo posto per esporre alcuni oggetti decorativi. Adoro l'idea di aggiungere alcune piante per dare vita allo spazio. Sembra meraviglioso. Il verde può davvero migliorare l'atmosfera. Inoltre, dovremmo considerare l'illuminazione. Le luci soffuse possono creare un'atmosfera accogliente. Sì, l'illuminazione calda rende il soggiorno ancora più accogliente. Lezione 32. Vantaggi della palestra in casa. A volte allestire una palestra in casa può essere una seccatura, non credi? Esattamente. Ma una volta terminato, è incredibilmente conveniente per gli allenamenti quotidiani. Sì, avere una palestra in casa significa che posso esercitarmi quando voglio senza spostarmi. Questo è un enorme vantaggio. Risparmia tempo e rende più realizzabile restare in forma. Assolutamente. Inoltre posso scegliere l'attrezzatura più adatta alle mie esigenze. Sì, e consente una maggiore flessibilità nella mia routine di allenamento. È anche bello avere privacy mentre ci si allena a casa. Decisamente. C'è qualcosa di liberatorio nell'allenarsi nel proprio spazio. Sono entusiasta di iniziare a creare la mia palestra domestica perfetta. Lezione 33. Restare saldi. Non voglio far parte della tua rivoluzione, preferisco la mia strada. È giusto. Ognuno ha il diritto di scegliere la propria direzione nella vita. Esattamente. Alla fine saprai con assoluta certezza che solo una cosa conta. E questo significa rimanere fedeli a te stesso e alle tue convinzioni. Sì, è importante seguire le proprie convinzioni, indipendentemente dalla massa. Assolutamente. L'autenticità porta a una vita più appagante. Credo che abbracciare l'individualità sia fondamentale nel mondo di oggi. Decisamente. Permette alle persone di esprimersi pienamente. Sono felice che possiamo discutere apertamente di argomenti così significativi. Lezione 34. Pianificazione di eventi. Abbiamo discusso dell'evento venerdì e penso che siamo pronti per andare avanti. Sì, è tutto fatto. Ho preparato alcuni materiali di cui avremo bisogno. È fantastico. Sono felice che tutto stia andando per il verso giusto. Assolutamente. Avere un piano chiaro rende l'esecuzione molto più semplice. Sì, e credo che ci aiuterà a rimanere organizzati durante tutto il processo. Esattamente. Inoltre, garantirà che tutti siano sulla stessa pagina. Sono entusiasta di vedere come i nostri sforzi verranno ripagati durante l'evento. Anche io. È sempre bello vedere la pianificazione trasformarsi in azione. Manteniamo lo slancio e finalizziamo gli ultimi dettagli. Lezione 35. Emozione per la gita di un giorno. Sembra emozionante. Che ne dici del secondo giorno del nostro itinerario? Il secondo giorno è previsto per una gita di un giorno in campagna. Sembra meraviglioso. Adoro esplorare nuovi paesaggi. Sì, sarà una fantastica fuga dal trambusto della città. Esattamente. Trascorrere del tempo nella natura può essere davvero rinfrescante. Inoltre, possiamo preparare un picnic per godercelo mentre siamo lì. Adoro i picnic. Aggiungono un elemento divertente e rilassante a qualsiasi viaggio. Assolutamente. Dovremmo portare anche qualche gioco da fare all'aria aperta.
Ottima idea! Renderà la nostra giornata ancora più piacevole.